Nel video di oggi faremo il test e la recensione di questa bellissima UGI 1600, una delle tavolette grafiche professionali con il miglior rapporto qualità-prezzo. Costa meno di 400 euro. Tra l'altro questa tavoletta, a differenza delle altre, è anche dotata di schermo, per cui mentre disegnate potete guardare direttamente il vostro disegno, avendo così una visione diretta durante la creazione della vostra opera. Sigla e partiamo con la recensione. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e l'installazione, in cui vi spiegherò anche tutte le sue caratteristiche tecniche, e nella seconda parte sarà presente una mia carissima amica esperta in arte digitale che andrà a sperimentare questa tavoletta con un disegno in timelapse, andando a testare tutte le sue funzioni, e alla fine del video ci fornirà le sue impressioni e valutazioni finali su questa UGI serie 1600. Avrà passato la prova oppure no? Lo scoprirete. Procediamo con l'unboxing. Siete pronti? Olè! Guardate che bella, è veramente enorme, e tra l'altro nonostante le dimensioni è anche molto leggera. Comunque dopo la andremo a pesare. Nella dotazione base troviamo la penna, che è priva di batteria, per cui non avrete più nessun problema di caricamento. Proseguendo troviamo il trasformatore. Come avete visto, UGI ha messo tutti gli adattatori, sia europeo che americano che australiano. Per collegarli è molto semplice, vi basterà inserirli nel trasformatore e in un secondo li riuscirete a collegare. Troviamo anche il cavo Type-C 3 in 1 con l'ingresso Type-C e 3 uscite, 2 USB e una HDMI. In caso di necessità hanno inserito anche una prolunga USB. Andiamo a vedere invece qua cosa c'è all'interno. Apriamo, svuotiamo tutto, ecco fatto. Addirittura hanno inserito questo comodissimo guanto protettivo che servirà a proteggere il nostro palmo dallo schermo, da urti accidentali mentre saremo impegnati a utilizzare la penna grafica. 10 punte di scorta per la penna grafica e un comodissimo panno puliscischermo. E per finire troviamo la garanzia e il comodo manuale di installazione comprensivo di lingua italiana. Riassumendo, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Per quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza di 40 cm, una larghezza di 26 cm per uno spessore totale di 1,5 cm. E infine andiamo a vedere anche il peso. Pesa complessivamente 1305 grammi. E ora siamo arrivati alla procedura di installazione. Come prima cosa dovete aprire il vostro computer, entrare su Google e scaricare il driver di installazione di questa UGI 1600. Lo facciamo insieme. Andiamo a scrivere sulla ricerca di Google www.ugi.com/.it, fate invio, dopodiché andrete nel sito principale di UGI, andate sul supporto, fate scarica, dopo selezionate il modello UGI 1600 che troverete in basso a sinistra, eccolo qua. Entrerete nella pagina dei download. Come vedete questa tavoletta è sia compatibile per i Mac che per i Windows, e una volta finito lo scaricamento completerete la procedura con riavvio del computer. E per finire procediamo con i collegamenti. Come prima cosa dovete prendere il cavo Type-C 3 in 1 e andarlo a collegare nello slot di destra presente nella parte superiore della tavoletta. Mi raccomando, spingete bene, ecco fatto. Poi prendete il cavo USB di colore nero, mi raccomando quello nero e non quello di colore rosso, e lo andate a inserire nello slot USB del computer. UGI ha inserito questa USB di colore rosso nel caso che il vostro computer non abbia un alimentatore così potente da reggere la carica della tavoletta. Per cui se notate che la tavoletta non rimane accesa in maniera autonoma, collegate l'USB a un trasformatore e collegatelo alla vostra presa di casa. E come ultima cosa vi basterà collegare l'HDMI al computer e in pochi secondi la tavoletta si interconnetterà. Ed eccola qua. Guardate, la tavoletta grafica mostra esattamente tutto quello che si vede nel monitor del computer. E adesso è arrivato il momento di far entrare l'ospite di oggi. 3, 2, 1... Lei è Jay, ha una pagina Instagram sia di arte tradizionale che digitale, e nel video di oggi ci aiuterà a fare un timelapse per testare questa bellissima tavoletta grafica. Come prima cosa gli chiederò quali sono dei programmi gratuiti per imparare a fare i primi passi nell'arte digitale. Al primo posto abbiamo Krita, che viene usato per ogni tipologia di disegno, è molto completo ed è assolutamente gratuito. Al secondo abbiamo Medibang, che viene utilizzato soprattutto da fumettisti e da chi vuole iniziare a disegnare manga, che è il programma che utilizzeremo per il timelapse di oggi. Esatto. E al terzo posto? E al terzo posto abbiamo un programma che in realtà riguarda più l'animazione, che è rilasciato direttamente dallo studio Ghibli con una serie di effetti e di cose trovate proprio da loro. Si chiama OpenToons, è un po' complesso per iniziare, però è... Beh, alla fine essendo gratis potete sperimentarli, esatto. Tanto non avete niente da perdere. Adesso ci sposteremo sulla tavoletta grafica, farà delle prove con la penna per vedere la sensibilità dello schermo e dopo partiremo col timelapse. Abbiamo settato la dimensione della penna 200, giusto per far vedere che appunto risponde
anche molto al tatto e alla pressione. Guardate com'è sensibile, si vede perfettamente l'aumento della pressione che corrisponde all'aumento del colore. Il livello di correzione al momento è settato a 0, quindi volendo una cosa più accurata si può anche aumentare, però già così non ci sono variazioni di pressione di questo tipo, cioè la penna segue perfettamente quello che fa la mia mano. Ho visto che stai usando anche il guanto che è dato in dotazione, come ti stai trovando? Guarda, ti dirò, in realtà nonostante ci siano di solito sulle tavolette, sui programmi di disegno, le opzioni appunto per disabilitare il tocco della mano, c'è sempre un minimo di errore, mentre invece io qui posso benissimo toccare un qualsiasi punto dello schermo e non mi si chiude automaticamente la finestra, non mi si creano dei segni strani, va veramente bene. E questo è il risultato finale, guardate che bello. Ringrazio la mia amica AJ per questa Grazie bellissima a te. opera. Volevo sapere le tue impressioni e valutazioni finali per sapere se questa tavoletta è approvata oppure no. Dici tutto. Allora, la tavoletta ha passato il test al 100% perché è molto comoda da utilizzare, ha un feel veramente, veramente bello, cioè disegnarci sopra è davvero un'esperienza interessante. Per i disegnatori le prime armi secondo te potrebbe essere la tavoletta giusta? Quello sì, assolutamente sì, è comoda, è facile da utilizzare, le dimensioni sono di un formato giusto, sia trasportabile che grande abbastanza, come si è abituati col foglio da disegno, è anche un po' più grande, cioè si riesce a disegnare veramente facilmente sopra e risponde bene al tocco, è perfetto. Il guanto è stato approvato? Certo. Direi che se volete iniziare col disegno questa è la tavoletta giusta, perché infatti costa meno di 400 euro, che rispetto al normale costo delle tavolette con lo schermo è veramente molto più economica. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale, vi ringraziamo tantissimo per essere arrivati fino qua, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!